Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi iniziamo con i tutorial natalizi. Certo, non è ancora proprio periodo natalizio, ma se si vuole regalare un pensierino fatto con le proprie mani è sempre meglio iniziare da prima. Il primo protagonista di questa serie di tutorial sarà questa bellissima renna. Sarà una pallina da appendere all'albero o comunque come decorazione per la casa. Guardate quanto è dolce. Questa, se avete una giornata libera o un pomeriggio libero, in un paio d'ore riuscite a farla tranquillamente. Adesso non perdiamo altro tempo, vi lascio ai materiali e poi al tutorial. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Iniziamo la nostra pallina a forma di renna dalla parte principale, cioè la pallina. Quindi prendiamo il nostro filo marroncino chiaro e andiamo ad avviare il nostro lavoro facendo un anello magico di 6 maglie basse. Fatto il nostro anello magico, dobbiamo andare a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta realizzati i 6 aumenti consecutivi, il nostro giro si comporrà di 12 maglie. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento la andiamo a ripetere per 6 volte. Prima maglia del nostro giro, io vado a marcarla. Nella successiva faccio un aumento e proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Dobbiamo proseguire adesso facendo 2 maglie basse e un aumento nello stesso modo in cui abbiamo fatto questo giro. Quindi andiamo a fare la prima maglia bassa, la andiamo a marcare, andiamo a fare la seconda maglia bassa e nella maglia successiva l'aumento. Proseguo in questo modo fino alla fine del giro e dobbiamo fare un totale di 6 ripetizioni. Finito questo giro avremo un totale di 24 maglie basse. Arrivati a questo punto, le ripetizioni che noi dobbiamo andare a fare sono sempre le stesse, quindi dobbiamo andare a fare aumenti progressivi. Quindi adesso vi elenco i giri che dobbiamo fare, perché dobbiamo andare a realizzarli sempre nello stesso modo in cui abbiamo realizzato questi ultimi 2 giri, quindi sono ripetitivi. Dobbiamo proseguire facendo 3 maglie basse e un aumento. Per 6 volte a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Poi 5 maglie basse e un aumento, sempre per 6 volte a fine giro avremo un totale di 42 maglie basse. Facciamo poi ancora 6 maglie basse e un aumento, per 6 volte a fine giro avremo un totale di 48 maglie basse. Andiamo a fare nuovamente 7 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 54 maglie basse e nell'ultimo giro di aumenti andiamo a fare 8 maglie basse e un aumento
per 6 volte per un totale di 60 maglie basse. Una volta che abbiamo realizzato questi giri, vi faccio vedere come proseguire. Questo è il risultato una volta finiti gli 8 giri di aumenti. Adesso dobbiamo andare a lavorare 12 giri di 60 maglie basse. Una volta completati i 12 giri di 60 maglie basse, questo è il risultato. Quindi la nostra pallina sta prendendo forma. Adesso dobbiamo andare a iniziare le diminuzioni. Quindi dobbiamo andare a fare 8 maglie basse e una diminuzione, sempre per 6 volte. Prima maglia, metto il marcapunti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la diminuzione. Ripeto queste punto, quindi 8 maglie basse e una diminuzione per altre 5 volte. Una volta completato il giro, a fine giro dobbiamo avere un totale di 54 maglie basse. Adesso andiamo a fare un altro giro di diminuzioni, quindi vado a fare 7 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Come prima maglia bassa e la marco. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e la diminuzione. Proseguo in questo modo per altre 5 volte. Questo è il risultato una volta finito anche questo giro. In totale dobbiamo avere 48 maglie basse. Adesso interrompiamo un attimino il lavoro perché dobbiamo andare a mettere gli occhietti e a ricamare l'espressione degli occhi. Quindi gli andremo a fare le sopracciglia e un contorno agli occhietti con la sicura. Adesso vi faccio vedere. Quindi innanzitutto prendiamo i nostri occhietti e poi ci servirà il filo bianco e il filo nero. Iniziamo andando a posizionare gli occhietti. Quindi dobbiamo contare dal primo giro, quindi dall'anello magico, 17 giri e tra il 17° e il 18° giro andiamo a inserire l'occhietto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quindi qua tra il 17° e il 18° giro. Io entro per allargarmi la maglia con l'uncinetto. Una volta fatto questo, vado a inserire direttamente il mio occhietto. Non lo vado a chiudere subito, dobbiamo contare adesso 10 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi tra la 10ª e l'11ª andiamo a inserire il nostro secondo occhietto. Faccio lo stesso lavoro di prima, quindi vado ad allargarmi le maglie con l'uncinetto. Una volta che si è creato questo buchino, vedete, vado a inserire l'occhietto. Una volta posizionati, posso andare a bloccarli. E gli occhietti sono posizionati. Adesso devo prendere il filo bianco e lo vado a inserire all'interno dell'ago da lana. Una volta inserito,
State attenti a questi fili, non dovete andare a legarvi con il filo bianco e il filo nero. Quindi mi raccomando, se non vi tocca disfare tutto per poi riprendere. Con il nostro filo bianco quindi ci inseriamo dentro la nostra faccina, la nostra pallina, e andiamo qui a metà occhio, vedete dove spunta l'ago, e mi infilo in una maglia il più vicino possibile all'occhietto. Tiro il filo, ne lascio un buon pezzo qui bloccato perché poi ci servirà ad andare a fare il nodino per bloccare il tutto. Passo qui all'esterno dell'occhio e rientro qui in una maglia sempre più o meno a metà del nostro occhietto e sempre il più possibile attaccata all'occhietto, e porto fuori l'ago. Mi raccomando, rimanete morbidi da questo lato. Se volete, qui potete mettere un puntino di colla in modo da andare a bloccare il filo. Una volta fatto da questo lato, dobbiamo andare a fare la stessa identica cosa dall'altro lato. Quindi mi sposto, entro di nuovo a metà del mio occhietto in basso, quindi tento proprio di entrare tra le maglie, così. Prendo il filo, non tiro perché sennò vado a tirare da questo lato e quindi vado a restringere qui il mio filo. Quindi lascio morbido, faccio la stessa cosa, lo faccio passare all'esterno e nella parte superiore dell'occhietto a metà vado a infilarmi tra le maglie il più vicino possibile all'occhietto e porto così all'interno il filo. Una volta posizionato, ugualmente non tiro tantissimo, vedete? E col nostro filo bianco abbiamo già concluso, quindi andiamo a prendere la codina che abbiamo lasciato prima e andiamo a fargli un paio di nodi per bloccare il filo. Anche qua mi raccomando, non bisogna stringere perché sennò si va a stringere tutto il lavoro. Una volta fatti, possiamo andare a tagliare l'eccesso del nostro filo, anche così, perché poi questo va comunque all'interno del nostro lavoro. Adesso dobbiamo andare a prendere il filo nero e inserirlo nell'ago da lana. Inserito il filo, entro di nuovo come ho fatto prima, però in questo caso entro qui, vedete, in alto all'estremità dell'occhietto. Come ho fatto prima, lascio qua un pezzo di filo perché poi ci servirà per andare a fare il nodino e a bloccare il filo. Con il filo passo nella parte superiore, entro qui all'estremità dell'occhietto in una maglia e tiro il filo, non tiro tantissimo. Il nostro primo occhietto è fatto, dobbiamo andare adesso a fare l'altro. Quindi rientro nella parte superiore, un'estremità del nostro occhietto, in questo modo, non tiro troppo lì all'interno e mi sposto come ho fatto prima, lo faccio passare sopra. Controllo che sia uguale perché secondo come la andiamo a fare gli andiamo a cambiare l'espressione. Infatti vedete qui è uscito più verso l'alto e infatti sembra dall'espressione che si è arrabbiato. Io non voglio questa espressione, quindi da dentro rientro nella stessa maglia per portare fuori il filo. Una volta portato fuori il filo, vado a sistemarlo meglio. Ahimè, i punti non sono mai uguali, quindi anche il nostro ricamo non potrà uscirci mai perfetto.
controllo. Adesso va meglio, sono più simili. Una volta fatto questo dobbiamo andare a creare le sopracciglia. Quindi cosa faccio? Mi sposto 1, 2, 2 maglie sopra, vedete? Quindi più o meno in questo punto. Esco con l'ago. E vado a fargli il sopracciglio. Potete sia farlo nella stessa linea sia scendere di una linea. Io per comodità e perché mi piace di più scendo di una linea. In questo modo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Non tiro mai troppo, perché sennò poi vado a stringere tutto il lavoro. Una volta che noi abbiamo fatto le sopracciglia e vediamo che ci vanno bene, possiamo proseguire. E adesso posso quindi girare il nostro lavoro, prendere la codina che abbiamo lasciato prima e andare a chiudere, bloccare il nostro ricamo. Naturalmente gli facciamo comunque 2 nodini larghi in modo da non stringere. Tagliamo il filo, mettiamo da parte l'ago con il filo in eccesso e la nostra faccia è conclusa. Adesso dobbiamo andare a concludere la pallina. Quindi togliamo il marcapunti, riprendiamo il nostro uncinetto e proseguiamo. Adesso dobbiamo andare a fare 6 maglie basse, una diminuzione per 6 volte. Quindi prima maglia fatta, prendo il marcapunti e me la marco. 2, 3, 4, 5, 6 e faccio la diminuzione. Proseguo in questo modo per altre 5 volte. Una volta finito il giro dobbiamo andare ad avere nel nostro lavoro 42 maglie basse. Adesso vi elencherò come proseguire con i prossimi giri perché saranno ugualmente di diminuzioni e sono uguali agli ultimi giri che abbiamo fatto. Quindi adesso dobbiamo proseguire a fare 5 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 36 maglie. 4 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse. 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte, a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Poi 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte, a fine giro avremo un totale di 18 maglie basse. E infine una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte per un totale di 12 maglie basse. Una volta che avete finito questi giri vi farò vedere come proseguire. Questo è il risultato una volta finiti tutti i giri che vi ho elencato. Adesso allunghiamo un attimino il nostro cappietto perché prima di andare a chiudere dobbiamo imbottire. Quindi adesso imbottiamo e poi vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Se vi va proprio male imbottirlo così, potete disfare un giro, quindi disfare l'ultimo giro che avete fatto, imbottire e poi rifare quel giro e proseguire con la chiusura. Questo è il risultato una volta imbottita. Dobbiamo andare a fare l'ultimo giro, cioè dobbiamo andare a fare 6 diminuzioni consecutive. Una, due, tre, quattro, cinque, e 6.
Adesso nella maglia successiva facciamo una maglia bassissima, una catenella e andiamo a tagliare il filo. Prendiamo il nostro ago da lana e andiamo a inserirlo qui nella codina di filo che noi abbiamo lasciato. Una volta inserito il filo, dobbiamo andare a chiudere questo forellino. Quindi io vado e prendo qui maglia per maglia, quindi faccio passare il filo all'interno di ogni singola maglia. Una volta che abbiamo fatto, tiriamo il filo e avete visto il nostro forellino si è chiuso. Adesso entriamo in una maglia, andiamo a fare un nodino con il filo, tiriamo in modo da bloccare bene, con l'ago entriamo all'interno della nostra lavorazione, facciamo passare il filo e possiamo da qui andare a tagliare l'eccesso. E la nostra pallina è conclusa. Adesso dobbiamo andare a fargli tutto il resto dei componenti della nostra viso. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro musino, quindi questa parte color beige. Quindi andiamo a prendere il filo corrispondente e andiamo a fare 7 catenelle. Gli facciamo il capietto e adesso lavoriamo le catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatte le 7 catenelle, andiamo a lavorare 5 maglie basse partendo dalla seconda dall'uncinetto, quindi la prima la salto e vado a lavorare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui nell'ultima vado a lavorare 3 maglie basse, sempre in questa maglia. Ci servono per girare. 1, 2 e 3. Come avete visto, nel mentre vado a bloccare questo filo, così non ce l'ho più volante e dopo posso andare semplicemente ad accorciarlo oppure a tenerlo all'interno della lavorazione. Una volta fatte le 3 maglie basse assieme, vado a fare 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Ci rimane l'ultima maglia da lavorare, lì andiamo a fare un aumento. 1 e 2 maglie basse. A fine di questo giro dobbiamo avere un totale di 14 maglie basse. Adesso proseguiamo col secondo giro e andiamo a fare un aumento. Quindi entro qui nella prima maglia del giro, vado a fare una maglia bassa, la marco perché è la prima maglia del giro, rientro nella stessa maglia e faccio la seconda maglia bassa. Il nostro primo aumento è fatto. Vado a lavorare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e adesso devo fare 3 aumenti. 1, 2 e 3. Fatti i 3 aumenti, vado di nuovo a lavorare 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Mi rimangono 2 maglie. In queste 2 maglie vado a fare i 2 aumenti. 1 e 2.
Adesso dobbiamo proseguire. Allora, a fine di questo giro abbiamo un totale di 20 maglie basse. Adesso vado a fare l'ultimo giro di aumenti, quindi vado a fare una maglia bassa e un aumento. La prima maglia bassa del giro la marco sempre. Nella successiva faccio l'aumento. Adesso vado a fare 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5. Faccio un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e nella successiva di nuovo un aumento. Di nuovo 5 maglie basse, fate le 5 maglie basse, faccio un aumento, una maglia bassa e un aumento. A fine giro dobbiamo avere un totale di 26 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare 3 giri di 26 maglie basse. Una volta conclusi i 3 giri di maglie basse, questo è il risultato finale. Adesso togliamo il marcapunti. Nella maglia marcata andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo leggermente lungo perché ci servirà poi per cucire. E il nostro mosino è concluso. Per fare il nasino prendiamo il nostro filo rosso e andiamo a fare un anello magico di 5 maglie basse. Chiudiamo il nostro anello magico e andiamo a fare 5 aumenti consecutivi. Una volta realizzati i 5 aumenti consecutivi dobbiamo avere un totale di 10 maglie basse. Adesso andiamo e lavoriamo 2 giri di 10 maglie basse. Fatti i 2 giri di maglie basse, vado a girare il lavoro in questo modo e vado a fare 5 diminuzioni consecutive. Qui c'è la codina dell'anello magico come l'abbiamo fatta, la andiamo a tagliare direttamente così durante la lavorazione non ci dà più fastidio. Uno, 2, 3, 4, 5. Nella maglia successiva faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché ci servirà per andare a cucirlo. E il nostro nasino è praticamente concluso. Potete lasciarlo così o se no con l'aiuto dell'uncinetto andate a mettere un pochettino di bottitura all'interno, ce ne vuole davvero pochissima. Adesso dobbiamo proseguire la nostra renna andando a fare le orecchie, quindi prendiamo il marroncino chiaro che abbiamo utilizzato a inizio tutorial. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia bassa e un aumento. Ripetiamo questi passaggi per 3 volte. Quindi prima maglia bassa fatta, la marco immediatamente.
Nella successiva vado a fare un aumento, di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento, ultima volta una maglia bassa e nella successiva un aumento. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 9 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di 9 maglie basse. Finito anche il giro, andiamo a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 3 volte. Prima maglia bassa, la marco, seconda maglia bassa e nella successiva l'aumento. Ripeto questi passaggi per altre 2 volte. A fine giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso, come prima, andiamo a fare un giro di 12 maglie basse. Finito il giro di maglia bassa, andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti. Andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento per 3 volte, quindi prima maglia e la marco, due, 3, nella successiva un aumento. Ripeto questo gruppo di maglie per altre 2 volte. Finito anche l'ultimo giro di aumenti dobbiamo avere nel nostro lavoro 15 maglie. Adesso andiamo a fare 5 giri di 15 maglie. Finiti i 5 giri di maglia bassa, questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a fare un giro di diminuzioni, quindi andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione per 3 volte. Quindi prima maglia fatta, marchiamo, 2, 3 e faccio la diminuzione. Ripeto questi passaggi per altre 2 volte. Finito quest'ultimo giro di diminuzione avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro. Nell'ultimo giro andiamo a lavorare 12 maglie basse. Finito il giro, tolgo il marcapunti, nella maglia marcata faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo lunghetto perché ci servirà per cucire.
Il nostro orecchio è concluso, andrà messo in questo modo. Ce ne serve un altro identico. Ultimo dettaglio che manca sono le corna. Quindi andiamo a prendere il filo marrone e andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico di 4 maglie basse andiamo a fare 4 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 4 aumenti consecutivi, nel nostro giro avremo un totale di 8 maglie basse. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento per 4 volte. Prima maglia bassa fatta, prendo il marcapunti e la marco. Nella successiva vado a fare un aumento. Ripeto questo gruppo di maglie per altre 3 volte. Finito anche questo giro di aumenti, nel nostro lavoro avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso devo andare a fare 3 giri di 12 maglie basse. Una volta conclusi i 3 giri di maglie basse, il lavoro si presenta così. La nostra prima parte del corno è conclusa. Adesso qui andiamo a fare una catenella e tagliamo il filo. Anche per la seconda parte dobbiamo ripetere questi passaggi, però invece di fare 3 giri di 12 maglie basse dobbiamo andare a farne 5. Quindi prima parte anello magico di 4 maglie basse, 4 aumenti consecutivi, poi una maglia bassa e un aumento e 3 giri di maglie basse. Per la seconda parte dobbiamo andare a fare un anello magico di 4 maglie basse, 4 aumenti consecutivi, una maglia bassa e un aumento e andiamo a fare 5 giri di maglie basse. In questa seconda parte non andate a tagliare il filo, perché ci servirà per proseguire a concludere il nostro corno. Una volta realizzata anche la seconda parte, dobbiamo andare ad unire le due parti. Quindi cosa facciamo? Facciamo una catenella, prendo la seconda parte, entro nell'ultima maglia che ho fatto e vado a fare una maglia bassa. Questa maglia la marco subito perché è l'inizio del mio giro. Adesso devo andare a lavorare le maglie basse così come si presentano. Quindi vi faccio vedere il primo giro. Questa maglia qui che trovate subito qua, questa la salto perché è la maglia che abbiamo già lavorato, quindi passo in questa e vado e lavoro le maglie. Vedete? Mi sono fermata qui perché questa maglia qua l'abbiamo già lavorata. Dobbiamo andare a lavorare adesso la maglia nella catenella che abbiamo fatto prima, quindi la catenella di unione delle due parti. Lavoriamo la maglia bassa. Passo all'altra parte
Questa maglia qui è già lavorata, quindi la salto e vado in questa. Quindi proseguo a lavorare maglie basse. Arrivati qui alla fine ci rimane da lavorare la catenella iniziale, quindi la lavoriamo sia da un lato che dall'altro. In questo giro dobbiamo avere un totale di 26 catenelle, 26 maglie basse. Io per comodità qui adesso vado e mi elimino tutti questi fili, perché mentre lavoro mi danno solo fastidio. Una volta eliminati questi fili, proseguo il lavoro. Adesso devo andare a fare un giro di 26 maglie basse. Finito il giro di 26 maglie basse, questo è il risultato. Adesso iniziamo con le diminuzioni. Tolgo il marcapunti e vado a fare la prima diminuzione. Quindi inizio il giro con una diminuzione. Fatta la diminuzione, metto subito il marcapunti. Adesso vado a fare 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a fare una diminuzione e di nuovo 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E le ultime due maglie che faccio che rimangono vado a fare una diminuzione. In questo giro abbiamo un totale di 23 maglie basse. Proseguo con il prossimo giro e di nuovo vado a fare una diminuzione. Marco subito la maglia e proseguo facendo 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una diminuzione e adesso faccio 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vado a fare l'ultima diminuzione. In questo giro dobbiamo avere un totale di 20 maglie basse. Adesso proseguiamo con le diminuzioni classiche, quindi andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione per 4 volte.
Finito il giro dobbiamo avere un totale di 16 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 4 volte. Finito anche quest'ultimo giro, dovremo avere un totale di 12 maglie basse. A questo punto dobbiamo andare a fare 5 giri di 12 maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti anche i 5 giri di 12 maglie basse. Adesso togliamo il marcapunti, facciamo nella maglia marcata una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo un po' lunghetto perché ci servirà anche per cucire. E la nostra corna, il nostro corno è quasi finito. Adesso dobbiamo andare a imbottirlo, quindi prendiamo la nostra imbottitura e piano piano andiamo a inserirla all'interno del lavoro. Questo è un corno finito, noi ne dobbiamo fare 2. Questi sono tutti i nostri pezzi del nostro amigurumi, della nostra renna. Come prima cosa prendiamo il musino e il nasino e li andiamo a cucire insieme. Io ho già inserito il filo nell'ago del nasino e vado qui proprio al centro a inserire il filo. Passo un paio di maglie dopo, sempre stando al centro, e vado poi a prendere qua il naso e vado a bloccarlo in questo modo. Ripeto lo stesso procedimento poi dalle altre parti anche. Di così lo faccio passare qui, lo faccio uscire da questa parte e poi rientro all'interno della lavorazione. State ben attenti che il nasino rimanga al centro. Una volta che l'avete bloccato bene, potete poi andare a cucire, fare il nodino al filo. Quindi dietro prendiamo il filo, prendiamo una maglia e andiamo a fargli il nodino. A questo punto taglio il filo e il nostro muso è concluso. Prendiamo un pochettino di imbottitura e la andiamo a inserire qui nel muso. A questo punto ci serviranno anche i nostri spilli, quindi aiutandoci andiamo a posizionare il nasino al centro tra gli occhi. In questo modo, vedete? Il nasino, mi raccomando, state ben attenti a farlo rimanere al centro. Teniamo bloccato con il dito e vado piano piano a inserire tutti gli spilli.
Ricordatevi che quando andate a posizionare un elemento, io non do mai delle indicazioni perché ognuno lo può posizionare a proprio piacimento e soprattutto perché il mio lavoro è diverso dal vostro, quindi io posso andare a posizionarlo in un punto che per voi non va bene, quindi consiglio sempre di guardare il vostro amigurumi e di andare a posizionare le varie parti per il vostro amigurumi. Quindi, come abbiamo posizionato il musino, andiamo adesso a posizionare le corna e le orecchie. Le corna le andremo a posizionare qua sopra, così, e invece le orecchie le andremo a posizionare in questo modo subito qui a fianco. Adesso vado a bloccarmi tutti le varie componenti con gli spilli, così vi faccio vedere come li ho posizionate io. Questo è come ho posizionato i vari componenti. Adesso vi faccio vedere come attaccare il musetto alla testa e poi le orecchie e le corna le andrete ad attaccare da soli. E vado adesso a cucire. Entro nelle maglie subito a fianco, proprio subito qua, attaccate al nostro musetto, in modo da non allargarmi molto rispetto a quello che ho fatto con gli spilli, dove l'ho bloccato, perché sennò poi di conseguenza andiamo a spostare il lavoro. Quindi piano piano, con molta pazienza, lo andiamo a cucire. Non abbiate fretta, perché questo è, possiamo dire, la parte più importante per la buona riuscita dell'amigurumi. Una volta che abbiamo finito di cucire, entro qui in una maglia, faccio passare il filo attraverso il filo, quindi per andare a creare il nodino, stringo bene, rientro nella lavorazione, porto fuori l'ago col filo e quello in eccesso posso andare tranquillamente a tagliarlo. Adesso qui vado a togliere gli spilli che sono rimasti e il nostro musetto è cucito. Adesso dovete ripetere lo stesso procedimento con le orecchie e le corna. Questa è la nostra pallina quasi conclusa. Ci manca il filino per appenderla e la boccuccia, quindi andiamo subito a inserirgli il filino per appenderla. Io, come ho cucito le orecchie, ho lasciato nell'ago il filo, quindi il marroncino dello stesso colore della nostra pallina. Mi inserisco qui nell'anello magico in questo modo e porto fuori il filo. Vado a fargli un nodino all'altezza che più preferiamo, in questo modo. Stringiamo bene e possiamo andare a tagliare il filo in eccesso. E anche il nostro filino per appenderla è fatto, come potete vedere. Ci manca adesso solo fargli la bocca, quindi entro qui dal corpo e inserisco il mio ago in una parte qui al centro in corrispettiva con il nasino nella parte in basso e faccio passare il filo. Qui ne tengo una parte perché poi ci servirà per andare a bloccare il filo. A questo punto
entro in un punto qui del nasino e riesco da dove sono entrata, qua. Non stringo tantissimo, rimetto bene qui l'imbottitura. Lo lascio così. La nostra boccuccia è fatta. Qui vado a fare 2 nodini. Uno, non stringo tantissimo, 2. Ho ancora l'ago nel filo, entro nello stesso punto e vado a disperdere il primo filo all'interno della lavorazione. Come tiro, porto all'interno, vedete, il nodino. Non tiro di più perché sennò rischio di andare a tirare anche la bocca. Quindi taglio, prendo l'ago e inserisco questo filo nell'ago e faccio lo stesso lavoro. E la nostra pallina è conclusa. Eccoci qua, siamo giunti a fine tutorial. Questa era la pallina che avevo già realizzato io, mentre quest'altra è la pallina che abbiamo realizzato assieme. Per me sono stupende. Mi raccomando, se le rifate taggatemi come Mille Creazioni Sonia, così io posso sia rivedere i vostri lavori che ricondividerli. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!